Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Lancia Stratos HF, la regina dei rally, un modello in scala 1:8, edizione Centauria, uscita numero 50. Prima di procedere a farvi vedere il contenuto del fascicolo e quello che abbiamo ricevuto e poi la successiva fase di montaggio, ci tenevo a ringraziare doverosamente e volutamente tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie perché continuate a contribuire a dar vita al canale. Per le persone invece che non si sono ancora iscritte, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. E apro una piccolissima parentesi: siamo arrivati a 4.000 iscritti, li abbiamo anche superati. Ringrazio le persone che mi hanno fatto gli auguri, grazie comunque a tutti. Qui troviamo il pannello frontale del cruscotto, che è in plastica, eccolo qui, controllate che non sia rotto questo perno, una serie di viti AP da avvitare esclusivamente nella plastica. Vedete la lettera P finale indica plastica, non usate nessun tipo di lubrificante. Volevo fare un piccolo appunto. Molti di voi mi scrivono in privato chiedendomi che tipo di lubrificante si debba usare quando si vanno a creare i filetti esclusivamente nel metallo. Come vi ho detto, non è importante il lubrificante che voi andrete a usare, è importante lubrificare, quindi qualsiasi voi abbiate a casa va bene, ricordatevelo. Troverete 4 viti, qua ne vedete soltanto una perché oltre a questo qui vi servirà anche il cruscotto. Vedete, io qui gli ho dato una piegatura come quella vera, parlo della spirale qui per gravità che va giù, mi piace così. E poi vi volevo di nuovo far vedere la perfezione della riproduzione di tutte le parti. E come vi avevo fatto anche notare l'altra volta, anche qui sotto e qui sui relè abbiamo anche stampate le sigle, vedete? Ve l'avevo già fatto notare. Un mio iscritto, mi devi scusare, non mi ricordo il tuo nome, ma troverete i commenti sotto il numero dove abbiamo montato questo, giustamente mi faceva notare che non è un interfono, perché l'interfono è quello che si usa tra un pilota e il navigatore per parlarsi tra di loro, e l'ho ringraziato perché è una giusta precisazione. Questo è tipo un adesso sbaglio di nuovo, un CQ. Comunque con questo, ecco, loro parlavano chiaramente con il team, con i meccanici, con il capo, insomma, non so come il capo di tutto, quello che organizzava, chiaramente doveva avere i parametri del motore. Ecco, non mi fate dire di più perché poi non ne capisco più di tanto e dico castronerie. Bene, allora, ecco qui, queste sono le fasi del montaggio. Il montaggio è molto semplice, è veramente ben dettagliato questo modello. Mi raccomando, ecco una cosa che mi sono dimenticato di dirvi adesso, ma che vi ho detto già nel video
precedente. Attenzione, incollateveli questi 4 perni, così come anche questi 2. Questi li potete incollare da dietro, vi basterà bagnare con il collante dove vedete il perno. Questi invece incollateli da sopra, come vi ho spiegato tante volte anche in altri video, perché li perdete, fate attenzione. Poi andiamo a vedere le uniche 2 mezze pagine che dedicano a quest'icona automobilistica, e poi una curiosità che devo leggervi, perché sapete che, essendo il mio canale un canale che non si limita solo a fare vedere il semplice montaggio, ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà per evitare che possano creare danni al modello stesso, e quindi per questo motivo è tradotto ogni video in 31 lingue. Qui c'è un riquadro qua dove è una curiosità, ecco, che ci tenevo a leggervi. Il problema delle ruote di scorta, che in realtà secondo me non è un problema, perché partiamo dal fatto che la Lancia Stratos monta, perché ce ne sono ancora per i più fortunati, per i pochi fortunati, montava le ruote anteriori di 6,5 pollici di larghezza e le posteriori da 12 pollici, però sotto il cofano ci stava soltanto la ruota anteriore. Questa ruota anteriore si poteva esclusivamente montare con dei distanziali che appunto di 20 mm, di 2 cm, che ovviamente per sopperire alla grandezza più piccola del cerchio anteriore rispetto a quello posteriore, parliamo ovviamente se si bucava la ruota posteriore, andavano messi e poi ovviamente avvitata la ruota. E quindi cosa è successo? Qua dicono: uno dei difetti della Stratos è, per paradosso, di essere un'auto estrema in tutto, anche nello spazio di bordo, che è ridotto al minimo. Con i pneumatici d'asfalto monta cerchi anteriori da 6,5 pollici di larghezza e posteriori da 12. Sotto il cofano anteriore la ruota di scorta posteriore non ci sta, bisogna accontentarsi di un anteriore. Però quando un Munari buca a Sanremo, quindi fora il pneumatico, monta quella ruota, quindi prende la ruota anteriore e la monta dietro, ma appena riparte la perde. Ma questo perché? Perché le colonnette di fissaggio sono della lunghezza adatta al cerchio più largo, parliamo sempre di quella posteriore, insieme al quale si monta un distanziale per avere la corretta distanza dal mozzo. Nella concitazione però della gara i 2 piloti si dimenticano di togliere il distanziale. Così, una volta montata la ruota, le colonnette risultano troppo corte per stringere i dadi, che restano solo puntati, e in movimento la ruota si sfila e la perdono. Il problema sarà risolto fissando il distanziale al mozzo e allungando le colonnette. Così facendo si allargherà di 20 mm la carreggiata posteriore. Ecco, ci tenevo a leggere questo perché secondo me non è che è un difetto, è così. Non si può pensare di mettere una ruota grande o una piccola. Allora, andiamo al montaggio, molto semplice, veramente, come vi ho già detto. Io ho già montato, o meglio, ho già avvitato le viti qui, nelle loro sedi dedicate, ecco qua. Nelle istruzioni ci fanno vedere di metterne solo 2, ma attenzione, ci va anche quella centrale. Infatti, se fate attenzione a questa successiva immagine, vedrete la vite qui. Andiamo a rimuovere le viti a P. Io le ho già avvitate per crearmi il filetto. Come vedete, sposto questo fascicolo per evitare che il telefono mi metta a fuoco l'immagine dietro e mi renda sfocata quella davanti. Allora, qui abbiamo questo perno in plastica che è più alto di questa linea. Qui invece è a filo, parlo di questo, vedete? Questo è a filo, questo è più alto. Ecco perché
vi faccio notare questo? Perché quando andrete a prendere il vostro pezzo vedrete che qui abbiamo un collarino interno e qui invece manca. Non è un pezzo difettato, è fatto apposta per quello che vi ho appena spiegato. Quindi andiamo a metterlo così e poi vi farò vedere dove va montato sul telaio. Prima di salutarci, mi raccomando, non andate via, perché prendo tutto quello che è stato montato fino al numero 50 e poi ci salutiamo. Non esagerate a stringere, quello che conta è che qui sia tutto a filo, con il pezzo che avete appena montato con il supporto del cruscotto, quello che abbiamo montato nel numero 49. Adesso vi faccio vedere, il montaggio è finito. Vi faccio vedere dove poi andrà messo. Andrà messo qui. Qui abbiamo questi due fori che poi verranno attraversati da una vite da qua, vedete, uno qui e uno qui. Quindi questo va messo così. Ecco qua. Questo è poi la giusta collocazione di questo pezzo. Che bellezza, quanto mi piace questo modello. Ve l'avevo detto, ragazzi, se vi piace quest'auto acquistatela sempre che si possa fare, perché è un'opera d'arte. E poi la storicità dove la lasciamo? La vogliamo mettere da parte? Ok. Faccio vedere una panoramica. Gli ammortizzatori sono funzionanti, lo sterzo fluido, perché ho fatto quella modifica, andate a vederla. Il motore ha ancora dei tubi che sono staccati, ma non vi dovete preoccupare perché poi li monteremo sicuramente nelle prossime sessioni di montaggio. Scusate. Qui abbiamo la cinghia proprio in tessuto. Questa è la modifica che ho fatto perché le fascette sono veramente orribili, non le mettete. E ricordatevi quello che vi ho detto, incollatevi tutti i tubi, ogni tubo incollatelo ai perni, perché poi li si stacca, vi voglio vedere e poi andarli a reinserire di nuovo. Adesso cerco di farvi vedere come più riesco la bellezza di questa riproduzione e vi garantisco che se vi piace solo così già dal video, averla tra le mani è tutta un'altra cosa. Questo è il pacco batterie
che poi andrà messo qui, appoggiato qua dietro, ecco qua, così. Il telecomando, andate a vedere, per chi mi vede per la prima volta, i video precedenti. Qui abbiamo lo spegnimento di tutto, qua abbiamo l'accensione dei fari primari, quindi i due fari grandi sul cofano. Questi sono i fari secondari, i 4 fari secondari. Questa è l'accensione del motore, gli stop e il clacson. Bellissimo. Qui abbiamo la scheda elettronica. Qui abbiamo la cassa, quella che riproduce il sonoro. Ricordatevi, mettete una protezione sopra, perché sotto avete un magnete, qualsiasi cosa si avvicini viene attratta, batte sulla membrana e si può danneggiare. Viene attratto ovviamente dal magnete, quindi fate attenzione, mettete un cartoncino. Ve l'ho spiegato come farlo, andate a vederlo nel video precedente, è molto semplice. Poi abbiamo il volante in metallo verniciato e la protezione gruppo fari secondari tutta verniciata. Qui abbiamo gli sganci rapidi che io, per evitare di perderli, li ho messi da parte. Ve l'avevo anche consigliato a voi, perché perderli è un attimo, bisogna metterli alla fine. Ecco qua, vi volevo far vedere solo un'ultima cosa. Sinceramente a me piace più presentarla con il gruppo fari secondari a vista, però quelli sono gusti, ognuno del proprio modello fa quello che più ritiene gradevole. Ecco qua. E vi garantisco che la macchina non è affatto un modello leggero, anche se non capisco il fatto che un prodotto per molti possa valere di più se pesante. A me quello che conta di più per un modellino non è il peso, assolutamente, ma è la fattura, come viene riprodotto. Ecco, quindi bene ragazzi, adesso cercherò di fare una copertina gradevole, che sono quelle che dovrebbero catturare l'attenzione e la curiosità, no? Per poi farvi cliccare e dire andiamo a vedere un po' questo canale, cosa ci dice. Però ecco, non è che possa dire di avere tante visualizzazioni, però voi mi mantenete viva la passione. Io vi volevo ringraziare con tutto il cuore. Vi saluto, vi ringrazio del vostro tempo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Adesso vado a prepararmi i video di Robocop. Seguitemi ragazzi, perché anche quello è veramente un bell'oggetto. Ciao a tutti.